Hai mai avuto quella sensazione di voler cambiare le cose, ma non saper da dove cominciare? Di voler avere il controllo, ma sentirsi sempre in balia degli altri? Ti hanno sempre detto: chi domanda, comanda. Quando ho capito come fare quelle domande, ho raddoppiato le mie vendite, ho cambiato la relazione con i miei clienti, ho migliorato la relazione con mio figlio adolescente. E se vuoi davvero guadagnare di più, se vuoi davvero ottenere quell'avanzamento nella tua carriera, se vuoi migliorare la relazione con i tuoi figli, basta cambiare questa piccola cosa nel tuo messaggio verso gli altri e la tua vita può cambiare davvero. Ma purtroppo nessuno te lo ha mai insegnato veramente. Come farle quelle domande? Giusto? Ed ecco il problema. La prima cosa da fare è saper ascoltare. Quando non sai chiedere, ti accontenti delle risposte sbagliate. Quando non sai chiedere, non guidi, ti fai guidare. Ma il punto è che per imparare a chiedere, la prima cosa da fare è imparare ad ascoltare. Sì, già, hai sentito bene. Non puoi sapere qual è la domanda giusta se non ascolti veramente per prima. Perché solo chi ascolta davvero può comandare davvero la sua vita. Per anni ho pensato che per cambiare la mia vita mi servissero le risposte giuste, che se avessi studiato abbastanza, letto abbastanza, parlato abbastanza, ce l'avrei fatta. Ma la verità è che le risposte senza domande sono solo rumore e le domande senza ascolto sono solamente un monologo mascherato da conversazione. E io avevo paura di fare le domande perché sembrerà una cosa folle, ma avevo paura di disturbare. Se mi segui fino alla fine, ti mostrerò cosa ho capito e cosa puoi fare anche tu per avere le risposte giuste e potenti. Oggi ti mostrerò tre tipologie di ascolto che, se padroneggiate, ti daranno la chiave per cambiare le tue domande e quindi cambiare le tue risposte e la tua vita. E come devono essere costruite le tue domande per avere quelle risposte, ma quelle risposte vere che ti fanno tremare le ginocchia. E questa cosa è molto importante. Fai attenzione fino alla fine. Chi ascolta comanda, chi reagisce rincorre. Ed io ero sempre lì, ero sempre a rincorrere qualcosa. Approvazione, sicurezza, fiducia, ma non sapevo nemmeno cosa stavo veramente cercando. Ogni volta che dovevo chiedere, fare domande, la mia mente si svuotava, il mio corpo si irrigidiva, ero pronta a fuggire perché avevo paura che potessi essere invadente con le mie domande e nella mia mente essere invadente aveva una connotazione negativa, cioè di persona maleducata. Tutto è cambiato però quando ho capito che per poter fare le domande, prima di tutto dovevo ascoltare. E quindi ho fatto una cosa semplice. Mi sono fermata. Ho smesso di parlare. Ho iniziato ad ascoltare. Ho iniziato ad ascoltare le persone e per circa 2 anni ho allenato la mia mente all'ascolto, ad ascoltare cosa dicevano le persone, cosa volevano dire veramente, per capire il loro perché. È stata una bella impresa, ma ho capito che ascoltare l'altro non significa farsi i fatti degli altri, ma significa accogliere, significa ascoltare con curiosità, esattamente cosa trasmette l'altro. Ho iniziato ad ascoltare non solo con le orecchie, ma ascoltare con il cuore. E poi ho iniziato ad ascoltare anche me stessa, le mie emozioni, i miei silenzi, le pause tra una risposta e l'altra. E ho scoperto che dentro quel vuoto c'erano le domande che non avevo mai fatto.
Dentro quel vuoto c'era un intero mondo che non avevo mai osservato. E sai che c'è? Era veramente affascinante. Era meraviglioso. Quindi ci sono 3 tipologie di ascolto. Fai attenzione, è importante. Ascolto reattivo, ascolto selettivo e ascolto attivo. E sai qual è la differenza? Nel primo reagisci, giudichi attraverso i tuoi filtri, attraverso le tue convinzioni, che ti ricordo sono uniche, perché tu sei unico con le tue esperienze, quindi anche ciò che giudichi è unico. Nel secondo, scegli cosa sentire. Quante volte ti è successo di partecipare ad una riunione e ad un certo punto coglierti sul fatto che la tua mente era andata da un'altra parte, non ascoltavi più, eri chissà dove? Oppure ricordi quando eri bambino e i tuoi genitori ti brontolavano, ma tu invece di ascoltare quello che ti dicevano eri con la mente da un'altra parte? Ecco, questo è l'ascolto selettivo. A volte intenzionato, a volte automatico e accade molto spesso. Nel terzo tipo di ascolto, accogli, ascolti con interesse, ascolti con il cuore, ascolti con curiosità per accogliere e quando accogli nasce la domanda giusta, quella che cambia tutto. E questo è importante. Le domande aprono nuovi mondi. Le persone non si aprono con le risposte, si aprono con le domande, ma non quelle domande automatiche, superficiali, con quelle vere, quelle che ti fanno tremare le ginocchia. Ecco, una domanda chiusa. Va tutto bene? Cosa ti può rispondere? Sì o no? Domanda aperta. Cosa ti sta facendo sentire bloccato oggi? È diverso, no? Una domanda giusta può aprire veramente un mondo, un cuore, una possibilità, una strada che non vedevi più, ma per farla devi saper ascoltare e per ascoltare devi avere il coraggio di stare nel silenzio, perché il silenzio da lì è che nasce tutto. Quindi, qual è la tua chiave per la trasformazione? Questo è importante. La qualità della tua vita dipende dalla qualità delle tue domande. Vuoi una vita migliore? Allora smetti di cercare le risposte veloci. Siediti, respira, ascolta e chiediti cosa sto evitando di ascoltare? Cosa non sto chiedendo per la paura di risposta? Perché è proprio lì che c'è la tua libertà. Non devi avere tutte le risposte, devi avere solo il coraggio di ascoltare abbastanza da porre la domanda giusta. E se vuoi iniziare adesso, ecco una domanda per te. Se tu potessi ascoltare davvero, cosa sentiresti di dover cambiare nella tua vita? Scrivila nei commenti. Non lasciare che resti solo un pensiero. Le domande giuste meritano spazio e tu metti risposte vere. E se vuoi allenarti ogni giorno, inizia con il journaling. Scrivere e ascoltare te stesso con coraggio. Iscriviti. Questo è solo l'inizio. Da fare all'essere, il tuo viaggio inizia ora. E se vuoi sapere di più su come non restare bloccato nelle situazioni, su come essere antifragile, seguimi nel prossimo video.